Allora, presentiamo adesso la dottoressa Denise Cazzato e la sua relazione è intitolata Divezzamento, una finestra di tolleranza immunitaria. Prego, dottoressa. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio ANUA, l'Associazione Panciando e Laura in particolare per avermi invitata oggi a parlare di un argomento che mi sta molto a cuore. Io sono una biologa e mi ha sempre affascinato la complessità della natura in generale e dell'organismo umano in particolare. Ho iniziato l'università nel pieno del progetto Genoma Umano, da cui si avevano enormi aspettative. In una conferenza era stato pubblicato un anno prima una bozza di questo progetto e in una conferenza stampa Clinton utilizzò toni trionfalistici dicendo che grazie a questa nuova profonda conoscenza il genere umano era ad un passo dal guadagnare un nuovo immenso potere per la guarigione, la scienza genomica avrebbe avuto un impatto reale su tutte le nostre vite e ancora di più su quella dei nostri bambini e che avrebbe rivoluzionato la diagnosi, la prevenzione e il trattamento di molte, se non addirittura tutte, le malattie che interessano gli esseri umani. Quando Clinton fece queste dichiarazioni entusiastiche, si pensava ancora che per eliminare una malattia fosse sufficiente spegnere un gene. In realtà, proprio grazie agli studi sul genoma umano, ci siamo resi conto che non è proprio così, ma è tutto molto più complicato e questo progetto ha aperto la strada allo studio di tutti quei meccanismi che regolano l'espressione genica e il passaggio da genotipo a fenotipo. Ha aperto la strada all'epigenetica, alle scienze omiche, quindi alla proteomica, alla metabolomica, alla lipidomica e ha aperto la strada soprattutto allo studio del microbiota e della barriera intestinale. La barriera intestinale è, nella mia visione, viziata un po' dalla professione che faccio, una delle strutture più affascinanti della biologia umana, perché, se vogliamo, svolge un ruolo paradossale. È in grado di discriminare tra patogeni e microrganismi commensali, organizzando la tolleranza immunitaria e la risposta ai patogeni. Come sappiamo, la barriera intestinale dall'esterno all'interno è costituita dal microbiota intestinale che compete con i patogeni per guadagnare spazio ed elaborare le risorse energetiche, elabora le molecole che organizzano l'immunità profonda e uno strato di muco che separa gli strati luminari esterni da quelli più interni, che contiene prodotti antimicrobici e IgA secretorie, le cellule epiteliali che formano la vera barriera fisica e le cellule dell'immunità innata e adattativa che sono i responsabili del campionamento degli antigeni e della risposta immunitaria. La rottura della barriera intestinale e di conseguenza della tolleranza immunitaria è una delle caratteristiche di molte patologie intestinali, gastrointestinali, ma anche extraintestinali, come per esempio le malattie allergiche, ma anche disturbi dello spettro autistico, ma ne potrei citare altrettanto. Le cellule del sistema immunitario che mediano la tolleranza immunitaria sono i T-regolatori, i Treg. Negli ultimi 20 anni sono stati fatti enormi progressi sull'identificazione e la comprensione delle cellule Treg e questa popolazione è relativamente piccola, circa l'1% dei timociti CD4 singoli positivi in via di sviluppo e circa il 10-15% delle cellule T
CD4+ negli organi linfoidi secondari, è responsabile del mantenimento dell'omeostasi immunitaria ed è fondamentale per la sopravvivenza. Infatti una loro carenza oppure un difetto nella loro funzione porta a risposte immunitarie anomale ad antigeni alimentari innocui, a antigeni prodotti dai batteri commensali oppure ad autoantigeni. Lo sappiamo, i Treg si sviluppano nel timo da timociti autoreattivi o nella periferia da cellule TCD4+ naive. Contrariamente ai T-Treg, la differenziazione dei Treg periferici si basa principalmente su segnali ambientali. Di recente è stata identificata una popolazione di cellule TCD4+, che esprime simultaneamente il fattore di trascrizione FOXP3 tipico dei Treg e un fattore di trascrizione retinoic acid related orphan receptor gamma T inizialmente descritto come essenziale per lo sviluppo dei TH17. Perché inizialmente descritto come essenziale per lo sviluppo dei TH17? Perché in realtà si è visto che i T-regolatori ROR gamma T+, FXP3+, del colon mostrano una funzione immunosoppressiva potenziata e frenano l'infiammazione intestinale in modo più efficace rispetto ai Treg che non esprimono ROR gamma T. I ROR gamma T+ nel colon rappresentano il 40% della popolazione Treg negli esseri umani e sono implicati nella prevenzione delle patologie infiammatorie intestinali. Come ROR gamma T regola la funzione dei Treg ve la risparmio, sia perché è ancora oggetto di studio, sia perché è molto complicato e non è, ed è marginale ai fini del discorso che faremo a breve. Quello che è importante sapere però è che durante il divezzamento, quindi il passaggio da un'alimentazione esclusivamente a base di latte ad un'alimentazione che comprende anche altri alimenti, il microbiota intestinale induce una vigorosa risposta immunitaria, una reazione di svezzamento che è stata programmata nel tempo. L'inibizione della reazione di svezzamento porta ad un imprinting patologico e ad una maggiore suscettibilità a colite, infiammazioni allergiche e cancro più avanti nella vita, ma direi a tutte quelle patologie che hanno come caratteristica la permeabilità intestinale. La prevenzione di questo imprinting patologico è stata associata alla generazione di cellule T regolatrici ROR gamma T+, che richiedono metaboliti batterici e dietetici, acidi grassi a catena corta e acido retinoico. Gli studi che abbiamo sono ancora sui modelli murini, però vale la pena tenerli in considerazione. Tantissimi studi sono stati fatti sull'importanza del microbiota durante la gravidanza e poco dopo il parto, con modalità e timing di nascita, l'utilizzo di antibiotici durante la gravidanza e l'allattamento, ma con la modalità di allattamento, e tantissimi sforzi vengono fatti dai professionisti sanitari per preservare e aiutare lo sviluppo di un microbiota neonatale sano. Infatti, la perturbazione del microbiota prima dello svezzamento porta ad una perturbazione nello sviluppo del sistema immunitario e di conseguenza alla deregolamentazione delle risposte immunitarie più avanti nella vita. Ancora poco però è stato fatto per sensibilizzare i professionisti sanitari, ma soprattutto la popolazione, sul ruolo del microbiota durante il divezzamento e quanto sia importante fare attenzione ai cibi che diamo ai nostri bambini durante questa importante fase temporale in cui l'introduzione di cibo solido porta ad una nuova fase dello sviluppo del microbiota, caratterizzata da un grandissimo aumento non solo del numero, ma anche della diversità
dei batteri e dall'evoluzione verso una composizione associata agli individui adulti. Durante questa transizione vediamo che si riducono i batteri correlati con il latte, come lattobacilli e bifidobatteri, e aumentano i batteri come batterioidi, Clostridium, Rominococcus, Akkermansia, che sono in grado di fermentare e digerire alimenti più complessi. Vi faccio notare che l'allattamento artificiale determina un aumento degli stessi batteri, e questo può essere, diciamo, rallentato dall'utilizzo di paracasei F19. In questo studio si dimostra infatti che il periodo di svezzamento è stato associato ad un'espansione relativa di 10 volte, da 10 a 100 volte, di Clostridia, la linea blu, e batterioidi, la linea bordeaux, che porta progressivamente alla composizione batterica del microbiota adulto. L'espressione delle citochine proinfiammatorie TNF-alfa e interferon gamma, presenti principalmente nelle cellule T, viene indotta in modo netto dal microbiota, la linea nera, durante lo svezzamento, e si riduce a livelli riscontrati nei topi germ-free dopo lo svezzamento. Ovviamente non tutti i batteri contribuiscono allo stesso modo a questa reazione di svezzamento. Infatti i topi trattati con ampicillina e streptomicina, la linea arancione e verde, sviluppano la reazione di svezzamento, mentre i topi trattati con vancomicina e metronidazolo non sviluppano la reazione di svezzamento, ad indicare che sono necessari proprio i batteri gram positivi. In questo studio si dimostra anche che i batteri filamentosi segmentati sono sufficienti ad indurre una reazione di svezzamento, ma soprattutto ai fini del discorso che stiamo facendo si dimostra che il trattamento dei topi germ-free o topi trattati con antibiotici con acidi grassi a catena corta ripristina, seppur con minore entità, la reazione di svezzamento. Per questioni di tempo non ho inserito tutti gli esperimenti fatti, tuttavia, oltre a dimostrare che esiste una finestra temporale durante la quale il microbiota colonizzante induce una reazione di svezzamento programmata nella vita, in questo studio, che a questo punto vi esorto a leggere attentamente, si dimostra che l'assenza di una reazione di svezzamento porta ad un'ampia deregolamentazione di diversi tipi di immunità. Si dimostra anche che che questa reazione di svezzamento è proprio dovuta ai ROR gamma T regolatori. Infatti i topi che mancano specificamente di ROR gamma T+, la linea lilla, sviluppano una grave colite indotta da DSS, che è in accordo con il ruolo fondamentale dei Treg nella protezione dell'imprinting patologico. Questo effetto protettivo, come abbiamo visto, dipende dagli acidi grassi a catena corta, e questo effetto degli acidi grassi a catena corta dipende dai T regolatori ROR gamma T+. Concludendo questa prima parte, la reazione immunitaria durante lo svezzamento è una fase essenziale nell'ontogenesi del sistema immunitario. Non si verifica prima o dopo lo svezzamento, ma proprio durante lo svezzamento. Se la reazione di svezzamento è assente o impedita, si sviluppa un imprinting patologico che si traduce in una maggiore suscettibilità a molteplici tipi di patologie infiammatorie più avanti nella vita. La generazione di ROR gamma Treg indotta dal microbiota è essenziale durante la reazione di svezzamento per prevenire l'imprinting patologico e richiede antigeni batterici e metaboliti derivanti dalla dieta. Ovviamente è essenziale stabilire attraverso ulteriori studi a quanto corrisponda in termini di tempo nell'uomo questa finestra temporale, tuttavia questo apre la strada ad una riflessione molto importante. Una delle armi più potenti che abbiamo
che regola il microbiota intestinale e l'omeostasi dei Treg è l'alimentazione. Un'arma ancora poco valorizzata, visto che se mettiamo a paragone il consumo di cibo dei bambini che vivono nei paesi rurali dell'Africa occidentale, indicati con BR, rispetto ai bambini sempre dell'Africa occidentale che vivono invece nei centri urbani BT e BC e i bambini europei, in particolare italiani, vediamo che sebbene la varietà di cibo consumato aumenti, aumentano anche il consumo di proteine, grassi, carboidrati, nonché il consumo calorico giornaliero, mentre si riduce il consumo di fibre. Di conseguenza si riducono anche gli acidi grassi a catena corta totali nei bambini dei centri urbani rispetto ai bambini che vivono nei paesi rurali, ma soprattutto vi faccio notare che si riduce l'acido butirrico, è quasi assente nei bambini europei italiani, lo sappiamo, l'acido butirrico è uno degli acidi grassi a catena corta più importanti che regolano lo sviluppo della barriera intestinale e anche le giunzioni strette, quindi la permeabilità intestinale. A livello di filum si osserva un rapporto Bacteroides firmicutes più elevato nei bambini dei paesi rurali e questo rapporto diminuisce nei bambini italiani. Quindi questo apre una grande riflessione su quanto sia importante l'alimentazione che diamo ai nostri bambini, sin dal primo momento, sin dal momento dello svezzamento. Vi lascio concludendo che diversi paesi hanno sviluppato linee guida dietetiche basate sugli alimenti specifici per neonati, sia più grandi che bambini piccoli, anche di età compresa tra i 6 e i 3 anni, che raccomandano una dieta equilibrata che includa una varietà di cibi e fornisca quantità limitate di zuccheri, grassi saturi e sale. Ma nonostante ciò, recenti studi hanno evidenziato che i prodotti alimentari destinati ai neonati e ai bambini piccoli hanno profili nutrizionali meno desiderabili, con alti contenuti di grassi saturi, zucchero, sodio e basso contenuto di fibre. Eccolo qua. Quindi la mia presentazione si conclude con l'esortazione a aiutare i genitori a cercare di dare sempre di più alimenti meno trasformati come cereali integrali, legumi, verdure intere, sia nei bambini, sia nei neonati che nei bambini piccoli. Io vi ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione anche con il benestare di Laura di presentarvi la scuola di alimentazione complementare integrata che si terrà a Roma a maggio, accreditata 28 ECM, che si pone l'obiettivo di formare il professionista sanitario su questo metodo di svezzamento che pone le basi su numerosi lavori scientifici e si allinea con lo sviluppo motorio e cognitivo del bambino. L'alimentazione complementare, per chi non lo sapesse, è un metodo di svezzamento che prevede l'introduzione di cibi solidi nei bambini con però dei determinati requisiti e regole. La scuola di alimentazione complementare integrata a questi requisiti e regole aggiunge una componente psicosociale, cognitiva e di regolazione emozionale, ne abbiamo parlato prima, che è parte normale dello sviluppo del bambino.
che dirvi, questo è il nostro sito internet, dove potete trovare il programma della scuola e tutti i corsi in ambito perinatale che partiranno da gennaio 2025. Ok, ringraziamo la dottoressa Denise Cazzato, grazie mille, grazie per tutto quello che ha detto, per l'associazione, per me, grazie ancora. E ne approfitterei ovviamente per ringraziare a questo punto anche il nostro sponsor, azienda che ci segue, Medicina Unica, rimedi fitoterapici e sistemici per mantenere l'omeostasi, e il motto dell'azienda è "La salute non ha età". Grazie mille per aver partecipato e per aver supportato il nostro evento. Medicina Unica.